riassunti di Love is in the Air, che coprono tutta la puntata turca numero 2. Eda ha baciato Serkan davanti a tutta la platea, creando sorpresa e scompiglio. Lui, imbarazzato, la prende per mano e si allontanano inseguiti dai fotografi. Entrati nella hall, Serkan l'accusa di averlo messo in imbarazzo davanti al cliente e alla stampa. Eda dapprima si scusa, ma poi gli dice che la colpa è la sua, che gli ha detto che è la sua fidanzata. Serkan, nervosissimo, la porta via dalla festa. In macchina le dice che siccome tutto è colpa sua, stipulerà un contratto. Lei dovrà fare finta di essere la sua fidanzata per 2 mesi e lui le pagherà gli studi. Eda è costretta ad accettare per non incorrere in una denuncia. Poi entrambi si dichiarano odio reciproco. Tornata a casa, Eda è raggiunta da Melò, che le dice che è diventata un fenomeno sui social, dove appare su una foto mentre bacia Serkan. Arriva la zia Ifer, che sta cercando Eda, che vedendola si è nascosta per non affrontarla. Melò cerca di calmarla inventando scuse e lei allora prende il telefono di Eda che Melò tiene in mano. Intanto i genitori di Serkan sono sconvolti alla vista della foto sui social e la madre dice che è sicuramente opera della ragazza perché il figlio non farebbe mai una cosa simile. Ayfer, grazie ai messaggi sul telefono di Eda, è venuta a sapere che le è successo qualcosa. Allora mette sotto interrogatorio le amiche, fino a quando Melò le mostra la foto del bacio. Mentre in ufficio tutti si chiedono chi sia la ragazza che ha baciato Serkan, lui arriva e dice che non vuole sentire una sola parola da nessuno di loro. Selin lo segue in ufficio e gli chiede che cosa sia successo e se è innamorato di quella donna, ma Serkan non le risponde. In serata Eda si incontra con Serkan, che le illustra i punti del contratto che durerà 2 mesi, alla fine dei quali lui le pagherà le spese universitarie. Lei gli dice che vuole lavorare nel suo studio durante questo periodo e lui, dopo qualche discussione, le dice che lei sarà la sua assistente. Precisa che lei dovrà essere disponibile in qualsiasi momento senza chiedere il motivo. Eda allora gli dice che non lavorerà il sabato e che lui non dovrà mai toccarla. Serkan allora risponde che è lui a doverlo chiedere a lei, poi le dice che non dovrà parlare a nessuno del loro contratto. Tornata a casa, Eda dice alla zia di essersi fidanzata con Serkan e che comincerà a lavorare con lui. La zia riesce a restare calma, ma le dice che lo aspetta a cena l'indomani. La mattina seguente, mentre Eda è al negozio di fiori, arrivano le sue amiche che vogliono spiegazioni. Lei, non potendo raccontare la verità, dice che si è fidanzata con Serkan e che inizierà a lavorare con lui lasciandole incredule e stupite. Naturalmente non ci credono e le dicono che è sotto stress e deve consultare un bravo psicologo. Lei allora sostiene che è stato un colpo di fulmine, ma loro insistono dicendo che se lo fa per soldi non ne ha bisogno perché le basta chiedere alla nonna che è molto ricca, ma Eda non vuole nemmeno sentirla nominare. Serkan la va a prendere al negozio, non saluta nessuno e la porta a casa sua per scambiarsi informazioni reciproche che gli aiuteranno a conoscersi. Poi vengono chiamati dalla madre di Serkan che vuole conoscere Eda. Subito Aydan dichiara la sua contrarietà al fidanzamento e tratta Eda molto male, con superiorità, fino a quando lei non ne può più e le rivela l'accordo. Poi Serkan ed Eda vanno in ufficio, dove lui la presenta come la sua fidanzata e nuova assistente e dà a Leyla l'incarico di mostrarle il lavoro. Serkan va quindi in ufficio con Piril ed Engin, che lo informano che le terre che volevano acquistare per completare il progetto ecologico sono state acquistate da Khan Karadag, compromettendo il loro accordo con il cliente. Serkan allora subito organizza un incontro con il cliente. Serkan poi si incontra con Khan e gli chiede che cosa sta cercando di fare. Lui gli risponde che lo vuole far fallire. Rivangano vecchie faide tra le loro famiglie e si sfidano a chi alla fine fallirà.
Serkan dice ad Eda che deve comprarsi un anello di fidanzamento per sostenere le bugie e le dà una carta di credito per pagarlo. Eda va da un gioielliere e sceglie un anello molto piccolo e poco vistoso. In ufficio Serkan vede che la stanza dove Eda lavorerà è molto piccola e, ricordando che lei soffre di claustrofobia, ordina di abbattere un muro per ampliarla. Poi Serkan non riesce a convincere il cliente ad accettare il progetto modificato e allora, per prendere tempo e realizzare un nuovo progetto da presentargli, lo invita alla sua festa di fidanzamento il giorno successivo. Eda si arrabbia per non essere stata consultata, ma lui le dice che è per lavoro. Poi nota al suo dito il piccolo anello che ha comprato. Indispettito, la trascina da un gioielliere e le sceglie un bellissimo anello a forma di fiore che piace a Eda nonostante sia vistoso. Poi Serkan chiama la madre e le dice di organizzare la festa per l'indomani. Serkan ed Eda vanno al ristorante. Lui è silenzioso e rimane indifferente quando lei gli parla del bel panorama che si vede da lì. Allora lei gli dice che è un robot. Poi lui, dietro insistenze, le parla del progetto che Khan sta cercando di rovinargli. Arrivano Selin e Ferit che notano l'anello. Lei allora inventa delle storie romantiche e Serkan è costretto a stare al gioco. Tornati in ufficio, dove tutti lavorano a un nuovo progetto, Serkan annuncia che ha trovato la soluzione grazie ad Eda. Renderà l'hotel come un giardino luminoso e pieno di piante. Poi Eda riceve una telefonata dalla zia che le ricorda la cena. Eda vuole disdire, ma la zia la minaccia, per cui lei deve obbligare in malo modo Serkan a seguirla. Lui le rimprovera il suo comportamento e la ammonisce a non rifarlo. Arrivati a casa, Eda fa le presentazioni, mentre le amiche si nascondono per osservarli. La zia parla del loro fidanzamento e fa delle domande scomode e Eda improvvisamente si addormenta sul tavolo. Serkan è stupito e Aifer gli spiega che ciò succede quando Eda è sotto stress, ma che dura poco. Più tardi la zia fa in modo di rimanere sola con Serkan e gli dice che scoprirà il motivo di questo fidanzamento, che Eda ha avuto una vita piena di ferite e lui non deve farle del male. La zia esorta Eda a fargli vedere la casa e quando stanno davanti alla camera di Eda, lui nota che c'è una sua foto appesa al muro che fa da bersaglio per le freccette. Serkan le dice che la casa è originale come lei. Eda lo ringrazia per aver tranquillizzato la zia e lui le risponde che ha fatto tutto per contratto. Il giorno seguente, Serkan, quando vede l'allestimento per la festa, si lamenta con la madre perché voleva una cosa più semplice. Lei lo invita ad andare dal padre. Questo ha un atteggiamento molto freddo con il figlio e gli dice di non voler conoscere la ragazza. Poi discutono per divergenze riguardanti l'azienda. Eda è nel suo negozio di fiori e riflette sul fatto che è entrata nella vita di uno sconosciuto che ha un carattere indecifrabile. Arriva Serkan e mentre aspetta Eda arriva anche Khan, che aveva aiutato Eda con la macchina in panne e lei gli aveva mandato dei fiori per ringraziarlo. Lui la ringrazia a sua volta e racconta che lui e Serkan sono amici dall'infanzia. Allora Eda lo invita alla festa di fidanzamento. Quando Khan va via, Serkan le spiega chi è Khan e lei rimane molto sorpresa. Quindi Serkan porta Eda a casa sua per la festa e mentre lei partecipa ai preparativi, lui completa il progetto con i colleghi. Serkan si prepara per la festa, poi va a prendere Eda, che però non riesce a chiudere il vestito. Allora lui le chiude la lampo e poi, ritrovandosi vicinissimi, si guardano intensamente. Con questi due sguardi magnetici si chiude la seconda puntata di Love is in the Air.